Vi diamo il benvenuto al piazzale Principe di Piemonte. Siamo a 1286 metri di quota e siamo nel cuore dell'altopiano dei Sette Comuni, in provincia di Vicenza. Oggi vi porteremo in un'emozionante avventura. Andremo ad esplorare il Monte Cengio e il Forte Corbin. Ma non sarà solo una bella camminata immersa nella natura, perché qui si sono scritte pagine e pagine di storia. Qui, su queste montagne, tra il 29 maggio e il 3 giugno del 1916 si sono svolti alcuni dei combattimenti più duri tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico. Luoghi che per il sacrificio e il coraggio di chi ha combattuto sono oggi sacri alla patria. Siamo pronti a partire? Bene, seguiamo il segnavia 651 e passo dopo passo ci immergeremo in questa straordinaria combinazione tra storia e natura. Andiamo! Dopo pochi minuti di cammino ci troviamo davanti all'entrata della Galleria Cannoniera, una struttura davvero imponente. Questo tunnel è lungo 74 metri con 4 uscite laterali, ciascuna pensata per posizionare dei cannoni. Siamo sulla celebre strada granatiera, che prende il nome dalla Brigata Granatieri di Sardegna. Questa mulattiera, strategica e ingegnosa durante la Prima Guerra Mondiale, serviva alle truppe italiane per spostarsi rapidamente e soprattutto al riparo dall'artiglieria nemica tra i diversi settori del Monte Cengio. Proseguiamo perché c'è ancora molto da scoprire. Appena usciti dalla galleria si ha una magnifica veduta sulla Val d'Astico. Siamo arrivati al piazzale dei Granatieri, dove sono presenti un rifugio e una chiesa, ambedue intitolati ai Granatieri di Sardegna. Dopo una visita alla chiesetta continuiamo il nostro cammino sul sentiero 651 direzione Piazzale Pennella.
Ci troviamo al Salto del Granatiere, chiamato così in quanto alcuni granatieri, nella strenua difesa delle postazioni, si lanciarono nel vuoto portandosi appresso i soldati tedeschi. Siamo usciti dalla Galleria Comando e siamo arrivati al Piazzale Generale Pennella. Continuiamo e saliamo al Monte Cengio. Rompete righe! March! Passano! Eccoci in vetta al Monte Cengio, siamo a 1347 metri di quota. Il luogo è davvero unico, un luogo carico di emozioni e di memoria. Questo posto fu dichiarato zona sacra nel 1967 per rendere omaggio ai tanti soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Il panorama dalla vetta è magnifico, sulla pianura vicentina e sulla vicina Val d'Astico. È arrivata l'ora di lasciare Monte Cengio e la nostra escursione prosegue in direzione di Forte Corbin. Siamo arrivati alla postazione osservatorio, da dove i soldati controllavano la Val d'Astico. Da questo punto continuiamo sul segnavia 643. Arrivati in questo punto compare la prima indicazione per Forte Corbin, che adesso noi seguiamo. Ci troviamo presso l'ex caserme dei Carabinieri. Qui lasciamo la strada forestale e continuiamo su una strada asfaltata. Siamo arrivati al Forte Corbin. Questo forte, durante la Prima Guerra Mondiale, faceva parte della prima linea difensiva italiana delle Prealpi Vicentine, insieme al Forte Verena e al Forte Campolongo. Abbiamo acquistato il biglietto e adesso entriamo per fare una visita al museo. Entriamo nella polveriera sotterranea.
Abbiamo visitato la parte esterna del Forte Corbin e adesso entriamo alle sale museali. Abbiamo terminato questa affascinante e interessante visita al museo e ci sentiamo di consigliarla a tutti, appassionati di storia e non. Adesso continuiamo il nostro giro e facciamo ritorno al punto di partenza passando per il Passo della Sgreva. Attenzione a questo video, perché non è segnalato. Abbiamo appena superato il Passo della Sgreva e a questo bivio seguiamo l'indicazione Monte Cengio che ci riporterà al parcheggio. Abbiamo terminato il nostro giro ad anello al Monte Cengio e al Forte Corbin e possiamo proprio dirlo, è stata un'uscita fantastica. Un'esperienza perfetta, soprattutto in autunno, quando i colori del paesaggio rendono ancora tutto più magico. Il percorso è ideale per chi cerca un'uscita non troppo impegnativa, ma ricca di significato. Consiglio importante, ricordatevi di portarvi una torcia perché nelle gallerie è molto buio e solo alcune sono illuminate. L'intero percorso è ben documentato da pannelli informativi. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima! Oh